Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Visto e considerato che è rinfrescato, dopo un anno praticamente, rifacciamo le ciambelle e le bombe fritte. Però questa è una ciambella un pochino particolare. Con questo impasto farò delle cose particolari che poi vedrete nella prossima ricetta. Comunque vedrete poi il risultato alla fine perché comunque metteremo il risultato. Questo è solamente un video per spiegare perfettamente come si fa l'impasto per fare queste bombe ciambelle e la sorpresa finale. Anche zeppole possiamo mettere in mezzo, visto che magari molti... Alcuni le chiamano zeppole, però noi le chiamiamo ciambelle Sì, fritte, sì, sì, a sì, Roma sì. le chiamiamo così. Ok, andiamo. Allora, andiamo con gli ingredienti. 3 uova grandi, 150 g di zucchero semolato, 500 g di farina. Perdonami, farina per dolci 000. No, io uso quella per grandi lievitati. Ok, Poi 500 g di patate, quindi come vedete pari peso rispetto alla farina. Quindi 500 g di patate, 500 g di farina. Se volete farne di meno, basta dimezzare la dose, è semplicissimo. Un po' meno dimezzare le uova, però poi dopo quello vi spiegherò un attimo come farlo. Intanto finiamo con gli ingredienti. Abbiamo qui 18 g di lievito, un mezzo cucchiaino di sale, un pochino di aroma arancio, 100 g di burro a basso contenuto di colesterolo e un limone dal quale toglieremo solamente la parte gialla, ok, la buccia. Andiamo ad iniziare. Il procedimento è facilissimo. Vi spiego un attimo come potete eventualmente dimezzare le uova facendo in questo modo. Battete le uova e poi pesate la metà del contenuto. Prima le pesate per vedere quanto pesano tutte insieme, poi fate la metà e sulla bilancia con un'altra ciotolina versate la metà. Non succede niente, anzi va benissimo. perfetto. Ok? Allora, dicevo, andiamo a mettere tutti gli ingredienti. Più facile di così. Ovviamente adesso andrò a schiacciare le patate perché le dovete schiacciare ben bene o le frullate o fate come volete voi, insomma comunque vanno ridotte in poltiglia e poi andremo a mettere tutti quanti gli ingredienti tranne il sale che andremo a mettere proprio in ultimo quando l'impasto è praticamente fatto. Io userò la planetaria, ma volendo potete usare anche il piano da lavoro e fare come si faceva una volta, tipo la fontana della pasta, insomma della sfoglia, ok, per le fettuccine. Quindi schiaccio le patate, ci vuole un attimo, ci rivediamo qui. Allora, abbiamo schiacciato le patate, fatto il burro un pochino più a pezzetti perché era proprio freddo di frigo. Adesso aggiungiamo il burro, esattamente così. Ce la posso fare, ok. Mettiamo le patate, mi raccomando, controllate che non ci siano pezzettini un po' più grossi perché poi insomma non è piacevole sentirli sotto i denti magari quando uno mangia le ciambelle. Ok, mettiamo anche le nostre patate, Mettiamo tutto insieme. tutto insieme, più facile di così. Sì. Scusate l'umore. Poi mettiamo il lievito sbriciolato in questo modo e la buccia del limone. Mi raccomando, fate attenzione, solo la parte gialla, eh. Sì, perché quell'altra è molto amara, quindi potrebbe andare a rovinarvi il sapore dei vostri dolci. Io ovviamente, a parte, già ho fatto la crema, perché insomma le bombe ripiene, le creme, insomma, è un classico. Poi le potete riempire con quello che volete, In linea di massima, il video della crema, l'impasto e poi delle ciambelle, bombe o chi è che sia,
usciranno uno appresso all'altro, quindi se vi interessa vedere gli altri video io ve li metto nell'info box, ma potete anche cercarli un attimino sul nostro canale. Grazie amore. Allora, ecco qua, adesso mettiamo un pochetto di aroma arancio, se no mettete la buccia dell'arancio, Stavo per dire la stessa cosa. Dipende da voi, insomma. L'hai messa tutta la Roma? No, un pochino, mezza fialetta. Ok. E ora andiamo ad impastare. Rimane solo il sale che va messo all'ultimo. Esatto. A dopo. A dopo. Eccolo qua il nostro impasto. L'ho fatto ovviamente impastare per almeno 6-7 minuti, ok? A modalità piuttosto veloce. Ho infarinato il piano da lavoro, ovviamente sterilizzato, lavato, eccetera, eccetera. E adesso vado a togliere l'impasto dalla ciotola e lo vado a rimpastare un pochino a mano. Io ripeto, il sale va messo all'ultimo, quasi, Esatto. quasi agli ultimi 30 secondi dei 7 minuti. Sì, esatto, perfetto. Proprio così. Mamma mia, mi sei specializzato quest'uomo. Modestamente, perché poi il palato ne risente dopo, perché dovendo assaggiare tutti i tuoi manicaretti. Certo, però è logico, poi soffre. Esatto. Ecco qua. Che bello. Sì, devo dire sì. Viene così morbido, è normale, Voi mettete un altri 4-5 cucchiai di farina sul piano da lavoro, così se è un pochino appiccicoso, dipende sempre dalla grandezza delle uova, ok? Come vedete, ecco, ci vuole poco per poi far sì che diventi morbido, ma non appiccicoso. Quindi mi raccomando, impastate per bene. Mamma mia, quando si appiccica le mani è terribile. Ora devi riposare o... Adesso lo mettiamo dentro una ciotola leggermente unta, proprio appena bagnate le mani e ungete la ciotola. Quindi di acqua? No, ungere Olio. Sì. Deve essere più chiara, Va perché bene. poi... Semi, oliva, burro io vi consiglio. E la lasciate riposare almeno un paio d'ore, deve comunque raddoppiare di volume. Ok, allora ci vediamo tra un paio d'ore. Sì. A dopo. Ciao. Mi sa che è raddoppiato? Sì, decisamente. Appena un attimo. Sì. Allora, voi dovete sapere che abbiamo avuto un'urgenza, ve la dico in pochi secondi. Abbiamo avuto un'urgenza e quindi non abbiamo potuto fare le bombe ieri. Bene, ho dovuto mettere l'impasto nel frigo, non è la prima volta che mi succede. È esploso praticamente. Mi sembra che comunque non succeda nulla di grave. No, ti ricordi anche l'altra volta addirittura era avanzato, l'abbiamo messo nel sacchettino, quindi se per caso non potete farle subito potete tranquillamente mettere l'impasto nel frigo. Detto ciò, con questo scartiamo il regalo, il pacco. sì, giusto, esatto. Una volta tolto dall'involucro, guardate quanto è bello. Sì. Mettiamo un po' di farina sul piano da lavoro, proprio tipo un cucchiaio e mezzo, 2 al massimo, E rovesciamo il e tutto. rovesciamo. Guardate che meraviglia, guardate, è uno spettacolo. Senti che profumo, Sì. bello soffice. E adesso andiamo a procedere per fare tutto quello che vogliamo, perché noi andremo a fare bombette, un po' al forno, un po' fritte. Io vi aspetto tra qualche secondo perché vi farò vedere quello che abbiamo creato noi. Esatto. Come promesso, questo è il risultato. Guardate che bontà. Bombe, ciambelle, cannolo con la crema. Questo è proprio bello. Vedete? Non si aprono nemmeno in cottura. E poi delle bombette al forno. Al forno, piccoline, per la nipotina. Per la nipotina. Io davanti a voi mangerò questa. Ragazzi, è buonissima. Soffice, morbida.
è veramente saporita. Provate a farle. L'impasto è questo qui e fateci sapere. Ci vediamo alla prossima ricetta. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci. Ciao a tutti! Ciao!